Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò di un'altra piccola centrale elettrica, un piccolo power bank capace di funzionare anche con la corrente alternata. Questa è della Yose Power, un piccolo power bank appunto che ci permette di utilizzare la corrente continua e la corrente alternata, quindi ci permette di ricaricare o alimentare diversi dispositivi, ma grazie alla presa asciugo possiamo utilizzare appunto la corrente alternata. E proprio nel caso specifico, dato che siamo all'interno del mio data studio, voglio farvi vedere adesso alcuni esempi di utilizzo pratico, quindi il suo utilizzo di emergenza, nel caso in cui per esempio dovesse andare via la luce. Questa è una piccola centrale elettrica, già vi ho fatto vedere tanti dispositivi di questo tipo, addirittura anche da 2000 watt. Questo ne ha 300. Guardiamo subito anzi le caratteristiche tecniche. Allora, capacità 10.800 mAh, 388,8 Wh, riesce ad erogare 300 watt con un'onda sinusoidale pura. Ovviamente ha un'uscita a 230 volt 50 Hz, quindi adatta a tutti gli elettrodomestici, tutte le attrezzature, insomma tutto ciò che va a corrente elettrica in Italia. Ha delle uscite USB da 5 volt 2,4 A, QC 3.0 e una presa USB di tipo C PD 60 watt, più ovviamente delle uscite 12 volt in corrente continua da 10 A. Le dimensioni sono davvero molto piccole, 215 x 160 x 192 mm, e pesa solo 3,5 kg. Leggerissimo, adatto da utilizzare per esempio in campeggio, da utilizzare per ricaricare i nostri dispositivi, ma quello che lo rende particolare rispetto ad un normale power bank è proprio l'uscita in corrente alternata. All'interno della confezione viene dato un manuale di istruzioni nel quale ci sono alcuni esempi, ma ovviamente all'interno troveremo anche l'alimentatore per poterla ricaricare con la corrente di casa. È possibile ricaricarla anche tramite pannelli solari oppure in automobile con l'ingresso dell'accendisigari. A proposito, viene dato in dotazione, ma l'ho dimenticato a casa. Allora, guardiamo sul manuale di istruzioni. Ad esempio, dicono che è possibile ricaricare un iPhone per ben 28 volte. Un computer portatile tipo un MacBook per ben 4 volte, è possibile alimentare un piccolo frigorifero portatile da campeggio, da automobile, da camper per ben 7 ore e si possono ricaricare i droni per 6 volte. Ovviamente tutto questo dipende dal tipo di batterie dei dispositivi. Un iPad per 11 volte e una GoPro per esempio per 16 volte. Si può ricaricare, come vi ho detto poco fa, tramite l'ingresso 12 volt con l'automobile oppure con l'ingresso con la corrente alternata oppure con i pannelli solari che non vengono dati in dotazione, ma è possibile acquistarli separatamente. Ma guardiamo bene il dispositivo. Allora, ha un display sulla parte centrale, le uscite USB, USB-C e USB normali, l'uscita in corrente alternata, queste sono le uscite in corrente continua 12 volt, questa è l'uscita tipo accendisigari dell'automobile e questa è invece l'input 12 volt. Accendiamolo, vediamo come funziona. Possiamo accendere il reparto, il comparto con l'unica presa asciugo. Premendo questo tastino contemporaneamente si accenderà il display che ci darà il livello di carica della batteria, in questo caso 99%, praticamente al massimo. Possiamo accendere contemporaneamente anche le prese USB e sul display comparirà l'icona della presa USB. Stessa cosa per quanto riguarda la corrente continua, si aggiungerà anche l'icona della corrente continua e poi possiamo accendere pure il LED che ha diverse funzioni. Alla prima pressione avremo una luminosità, seconda pressione avremo la luminosità più forte e premendo nuovamente avremo un lampeggio, quindi da utilizzare in campeggio per fare per esempio segnali luminosi, segnali di SOS, eccetera. Pratica maniglia sulla parte alta per poterla trasportare, l'ingresso dell'aria e basta, non abbiamo altri tipi di ingresso. Sulla parte bassa abbiamo questi piedini in gomma antiscivolo, effettivamente lo tengono abbastanza stabile sul piano d'appoggio, ma vediamo come funziona. Allora, io faccio una prova ad alimentare per esempio collegando questa ciabatta e alimentando contemporaneamente la macchinetta per tatuaggi, questa lampada e alimentando anche l'iPad che mi consente a sua volta di comandare l'alimentatore e quindi di poter lavorare. Allora, inserisco quindi la spina all'interno della presa per la corrente alternata. Ok, adesso prendiamo la nostra ciabatta e accendiamola. Sul display appariranno delle informazioni, quindi guardiamo subito. Anzi, ho dimenticato di collegare pure il caricabatterie dell'iPad. Sistemiamo pure tutto in modo che sia a favore di camera, quindi avviciniamo un po' tutto, giro perché altrimenti dà fastidio. Accendiamo premendo il tastino AC, quindi andiamo a dare alimentazione alla ciabatta.
Come vedete si è accesa la ventola, si è spenta perché non è necessario in questo caso raffreddare. Comunque accendiamo la ciabatta, in questo caso si è avviata anche la macchinetta perché ha ricevuto l'impulso, si è acceso l'iPad e abbiamo da questa parte il consumo, quindi 17 watt e il tempo rimanente di utilizzo, quindi 19 ore e 4. Se io aumento la potenza della macchinetta e l'accendo, il consumo sale a 18 e ovviamente anche l'autonomia rimanente si è ridotta a 18,3, adesso 18,2, e questo quindi mi permette di lavorare e utilizzare, nel caso del mio tattoo studio, l'attrezzatura per poter completare il mio lavoro, ma nel caso in cui volessi alimentare un dispositivo, nel caso in cui, scusate, la spengo, nel caso in cui volessi ricaricare dei dispositivi oppure mi trovassi in campeggio eccetera, di alimentare alcuni dispositivi. Ovviamente non può alimentare dispositivi che consumino tantissimo, stiamo parlando di 300 watt, quindi non possiamo pensare di utilizzarlo per un phon, non possiamo pensare di utilizzare attrezzatura per il fai da te eccetera. Però è una piccola centrale elettrica che da sola riesce ad alimentare, grazie alla corrente alternata, diversi dispositivi, piccole attrezzature, qualcosa che non consumi tanto, ma che ci consenta di utilizzare appunto il caricabatterie per esempio dei computer eccetera, che altrimenti non potremmo utilizzare. Abbiamo anche la possibilità però di ricaricarlo per esempio in quella fascia oraria nella quale, per chi ha questo tipo di contratto, non si paga, perché c'è gente che decide di utilizzare una fascia oraria nella quale per esempio non si paga e pagare un pochettino di più in altre fasce orarie. Quindi in quel periodo potremmo ricaricare la batteria interna e poi utilizzare la corrente accumulata, diciamo, non pagando il consumo, quindi non pagando l'energia per ricaricarlo. Oppure possiamo ricaricarlo tramite pannelli solari. Una batteria così piccola si ricarica in poco tempo, in poche ore, in una mattinata si ricarica senza problemi anche con un piccolo pannello solare. Dipende dal pannello solare che si utilizza, si può essere anche più o meno veloci, e questo ci permette quindi di accumulare corrente in modo da poterla sfruttare un po' ovunque. Nel mio caso io la ricaricherò semplicemente con la presa di corrente all'interno per avere la possibilità di avere, come mi è già successo, trovando l'avviso nel palazzo dove ho il mio tattoo studio, che ci saranno dei lavori in manutenzione, oppure in quei casi in cui ci siano quei blackout improvvisi, e nel mio lavoro in particolare non posso permettermi di lasciare il cliente con il tatuaggio a metà. Quindi grazie a questo riesco ad alimentare la luce, riesco ad alimentare l'alimentatore, riesco ad alimentare l'iPad e quindi la macchinetta, e quindi riesco a lavorare senza alcun problema utilizzando la corrente alternata. Diversamente non riuscirei sicuramente a risolvere il problema. Si può caricare l'iPad con un power bank, ma non riuscirei ad alimentare l'alimentatore, che è ben da 5 ampere, insomma una macchinetta che richiede un po' di energia. Lo stesso per quanto riguarda la lampada e tutto ciò che serve, quindi eventuali sterilizzatori come lo sterilizzatore con la lampada UV e tanto altro. Nel caso in cui si decida di fare dei piccoli lavori anche di fai da te, però può essere utilizzato per ricaricare per esempio le batterie, nel caso in cui non abbiamo batterie di scorta, oppure nel caso in cui abbiamo poche batterie a disposizione, possiamo portare i caricabatterie, possiamo portare questo dispositivo e quindi possiamo ricaricarle in modo da avere un ciclo continuo di batterie cariche e batterie sotto carica. In questo momento si è accesa in automatico la ventola e c'è anche l'icona che indica che la ventola sta girando perché è sotto lavoro da un po' di tempo e quindi si sta raffreddando. In autonomia quindi gestisce la temperatura al suo interno. Contemporaneamente però, se io volessi alimentare l'iPad, anziché utilizzando l'alimentatore, potrei utilizzare l'uscita che troviamo direttamente sul dispositivo e quindi ricaricarlo direttamente senza occupare un posto sulla presa della ciabatta. Quindi molto comodo, pratico effettivamente per chi va in campeggio, per chi vuole un dispositivo sempre a disposizione per affrontare delle emergenze, e per chi ha necessità di avere un power bank, insomma, che può sfruttare in diversi modi. La lampada effettivamente è un capriccio, però potrebbe tornare utile. Si può ricaricare durante il tragitto. Nel caso in cui si voglia portare uno stereo, ad esempio, si potrebbe alimentare tramite questo dispositivo che è silenzioso rispetto ad un gruppo elettrogeno, quindi come vedete ci permette di utilizzarlo in silenzio. Immaginate all'interno del mio tattoo studio un gruppo elettrogeno per poter alimentare questi dispositivi, sarebbe impensabile. Lo stesso se volessi alimentare per esempio un dispositivo per riprodurre la musica,
o qualunque altro dispositivo che necessita di silenzio per non disturbare il vicinato o non disturbare noi stessi. Quindi un piccolo power bank, ripeto, che ci permette di utilizzare oltre alla corrente continua anche la corrente alternata. Vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione per poter vedere il prezzo aggiornato. Comunque sia, non costa tantissimo. Vi faccio vedere direttamente sul sito del venditore usepower.com. Come vedete ha diversi articoli che riguardano le bici elettriche, quindi si occupa proprio di batterie. Queste sono batterie specifiche per bici elettriche, diversi accessori tra cui kit di conversione eccetera. E come vedete questo è il dispositivo che abbiamo appena visto, quindi questa centrale elettrica. È possibile acquistare anche i pannelli solari, non sono inclusi nella confezione come vi dicevo, e il dispositivo è acquistabile sia con presa Sciuco oppure con le prese inglesi. Questa è la centrale elettrica di cui vi ho parlato fino ad ora e costa 259 euro. Spero di riuscire a ottenere anche un codice di sconto per farvi risparmiare qualcosina. E non vi ho fatto vedere, come vi dicevo, il caricabatterie da automobile 12 volt, però comunque all'interno della confezione troverete anche questo accessorio. Ci sono tutte le informazioni che vi ho già dato io, però andate a dare un'occhiata perché ci sono comunque tante altre informazioni che potrebbero interessarvi. Può essere utilizzato, anche il sito ovviamente è anche in italiano, c'è scritto può essere utilizzato per alimentare telefoni cellulari, computer e altri piccoli elettrodomestici, quindi come vi dicevo non è un dispositivo nato per alimentare chissà che cosa, però in caso di emergenza, se dovesse andare via la luce per un blackout, come nel mio caso qua all'interno del mio tattoo studio, o nel caso in cui dovessimo affrontare un viaggio, volessimo portare con noi qualcosa che va alimentato a corrente elettrica sempre, però con un massimo di 300 watt, insomma le situazioni di utilizzo sono davvero tantissime, con 259 euro possiamo avere questa corrente di 300 watt che ci permette di risolvere tanti problemi. Ha anche un sistema di sicurezza interno che evita che lo stesso si scarichi troppo, quindi che vada sotto soglia e interviene, quindi per evitare che si scarichi troppo, allora in quel caso si stacca automaticamente. Ha anche altri sistemi di sicurezza che comunque troverete anche sul sito internet e sul manuale di istruzioni. Detto questo non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche, cliccate anche sul pollicione all'insù per farmi capire se il video vi è piaciuto e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!